Salute a tutti! Per la seconda volta Florence International Radio mi ha chiesto di dare un contributo a una maratona di 24 ore. Io ho accettato e per la seconda volta leggerò un brano di un mio futuro libro, se mai sarà pubblicato, un romanzo storico sulla vicenda del mostro di Firenze. Il brano che vi leggo stasera è la ricostruzione del delitto di Baccaiano. Sbrigati Antonella, quanto ti manca? È quasi mezzanotte, dobbiamo andare. Come tutti i maschi, Paolo è stato il più lesto a spogliarsi e il più lesto a rivestirsi. Già da diversi minuti è pronto a lasciare quel luogo buio, del quale un irresistibile desiderio gli ha impedito di valutare la pericolosità. Le auto che ogni tanto transitano alle sue spalle, è sabato, in giro c'è ancora diversa gente, gli danno qualche tranquillità, ma sul davanti vede solo un muro di tenebre e cespugli, dietro ai quali potrebbero nascondersi tutti i pericoli di questo mondo. Sono quasi pronta, guarda, mi allaccio la cintura, se mi dà qualche minuto ripasso davanti e si parte. Dopo la fine del rapporto intimo consumato sui sedili anteriori reclinati, grazie a qualche opportuna manovra di aggiustamento degli schienali, Antonella è scivolata dietro, in cerca di spazio per rivestirsi. Anche lei vuole andarsene presto. Ha bene in mente il tragico destino delle coppie dell'anno prima, una a pochi chilometri da lì. Ne ha parlato più volte con le amiche, tutte si sono ripromesse di non appartarsi mai più in luoghi isolati. Ma a quell'età la voglia di fare l'amore non va per nulla d'accordo con la prudenza. Antonella deve compiere 20 anni di lì a 3 mesi. Paolo ha da poco fatto i 22. Ragazzi di paese, semplici, innamorati, entrambi con un lavoro che ha reso possibile il progetto di un matrimonio precoce, per il momento rimandato causa l'improvvisa morte del padre di lui. Aspetteranno. Del resto, la loro futura casa non è ancora a posto. Nel frattempo non perdono occasione per stare assieme. Attaccati come la colla, li prendono in giro gli amici. Quella sera, dopo una cena da un conoscente, sono usciti in macchina, una Fiat 147 bianca, utilitaria a 2 porte. Il tempo di scambiare 4 chiacchiere in piazza con la solita compagnia, poi sono andati a cercare, senza volerlo ammettere, ma nessuno gli ha creduto, un angolo dove amarsi, approfittando di quello slargo sulla provinciale, che essendo così accosto alla carreggiata, poteva anche sembrare non tanto pericoloso. «C'è qualcuno!» strilla Antonella all'improvviso, attaccandosi spaventata ai lunghi capelli crespi di Paolo, anch'egli in allarme per il leggero ma chiaro rumore di calpestio, incuneatosi tra il canto dei grilli. Occhi buoni e sporadici interventi della torcia aiutano il predatore che viene dal buio a tenere un passo sostenuto. L'erba fresca si schiaccia docile sotto i pesanti anfibi, poco estivi, ma sempre opportuni, e sempre indossati in circostanze del genere. In questo caso sono comodi anche per oltrepassare la poca acqua del torrente Virginio, 3 o 4 metri di scorrimento appena accennato, con qualche sasso affiorante qua e là, dove cerca di poggiare le suole. Non sempre vi riesce, ma poco male, gli anfibi si chiamano così apposta. Al di là del guado c'è ancora una distesa di erba bassa. La fende e la comprime con calma, mentre vede avvicinarsi la macchia di alberi e cespugli dove spera tuttora si trovi l'oggetto del suo interesse. Manca ormai solo una decina di metri, ogni passo esige estrema prudenza. Adagio si avvicina a un varco in mezzo alle fronde, dal quale intravede il muso di un'auto. Sono ancora lì e la luce è accesa. Fa capolino, gli appaiono 2 figure, entrambe vestite. Un ragazzo è immobile alla guida, come in attesa. Sul divanetto, nello spazio lasciato dal sedile anteriore spinto contro il cruscotto, una ragazza è affaccendata con il vestiario. Evidentemente hanno finito e sono in procinto di ripartire. Finora ha sempre fronteggiato coppie intente a spogliarsi o comunque alle prese con l'imminenza di un rapporto intimo, quindi in una condizione di massima debolezza. In questo caso il maschio è vigile. Si avvicina un altro po' per meglio valutare la pericolosità del suo antagonista. Attraverso il parabrezza chiazzato di umidità vede un giovanottone, a occhio forse anche più alto di lui. Se non venisse colpito come si deve, potrebbe buttarsi dalla parte opposta e aprire la portiera, come del resto è già accaduto. Rinunciare? Perché no? Altre occasioni si presenteranno, ma ormai è lì, perché non provarci? In fin dei conti gli è sempre andata bene. Parto, non parto, la situazione è di stallo.
Prudenza e bramosia combattono ad armi pari. Di sicuro c'è che a momenti i ragazzi partiranno. Se vuole attaccare deve farlo alla svelta. In cerca di una migliore prospettiva fa ancora mezzo passo. Il piede si muove lento, ma finisce sopra un tappeto di rami secchi, che risponde crepitando. Gli eventi precipitano, vede la ragazza che urla e si avvinglia da dietro alla testa del fidanzato. Non è più tempo di esitazioni. Raggiunto in un baleno il finestrino anteriore lato guida, spara 3 volte verso le teste unite in un unico facile bersaglio. Docile, la piccola pistola da tirassegno lo asseconda. I grilli maschi hanno smesso di cercare una compagna, come ammutoliti dalla tragedia in corso. Il cuore di Antonella, colpita in fronte, pompa gli ultimi fiotti in un corpo ormai avviato verso lo spegnimento totale. Quello di Paolo spinge Zampilli da una ferita sotto il mento, imbrattando l'intercapedine del vetro e il pannello interno della portiera, sulla quale il ragazzo ha reclinato la testa. Convinto d'aver messo fuori gioco entrambi, il cacciatore di giovani innocenti si affaccia sulla provinciale per controllare il traffico. Pochi secondi e dei fari abbaglianti spuntano in cima al rettilineo nord, diverse centinaia di metri alla sua sinistra. La piccola Matrasinca Ranch del giovane Francesco procede adagio. Al volante un'amica con il foglio rosa, Monica, dietro Rossana, pronta anche lei per una lezione di guida, a dire il vero un po' fuori luogo in quell'orario così tardo. Ma le ragazze hanno insistito e Francesco non ha saputo dire di no, nonostante altre faccende delle quali deve occuparsi. In effetti vorrebbe chiudere la serata prima possibile, per questo guarda spesso l'orologio. Monica guida con apprensione lungo la stretta e buia striscia d'asfalto, davvero poco amichevole per una principiante. Per fortuna dal fondo del lungo rettilineo nessuno arriva, così gli abbaglianti possono squarciare l'oscurità per un buon centinaio di metri, evidenziando le banchine sulle quali, a tratti, incombono minacciosi muri di alberi e cespugli. «Guardate, quelli sono Paolo e Antonella», dice Francesco all'improvviso, vedendo la coda della 147 spuntare dal fogliame sul lato destro. La luce interna è accesa, il lunotto appannato, nessuna sagoma né dentro né fuori. «Sono innamorati persi quei due, sempre insieme», commenta Rossana da dietro. Monica guida in silenzio, tutta intenta a mantenersi dentro la carreggiata, mentre si avvicina alla curva a destra. Poche decine di secondi e appena superato il bivio per Poppiano, altri abbaglianti fronteggiano quelli della ranch. Vengono subito abbassati. «Abbassa a fare anche tu, Monica», sbotta Francesco. «Aiutami, non so come si fa». La ragazza si affanna sulle leve al volante, senza successo. Francesco interviene, ma quando riesce le auto già si stanno incrociando. «È la 128 di Stefano, il mio ex», esclama sorpresa Monica. «Ci deve essere anche il suo amico Adriano, anzi, m'è parso di averlo visto alla guida». Dal suo nascondiglio nel buio, l'uccisore di giovani fidanzati attende che le luci di coda della ranch siano scomparse, dietro la curva sud, a 150 metri. Poi si volta, intenzionato a proseguire con i suoi sciagurati propositi. Il piano è semplice. Prima qualche coltellata di sicurezza, a entrambi, morti o no che siano. Poi il trascinamento del corpo di lei al di là dei cespugli, dove potrà dedicarsi in tutta tranquillità alle mutilazioni, che stavolta spera possano essere 2. Ma un evento inaspettato sta per mettergli i bastoni fra le ruote. «Questo è il mostro, devo reagire». Dal profondo del proprio animo Paolo sta cercando di recuperare tutta la freddezza di cui dispone. Dopo una breve perdita di coscienza, poco più di un intontimento, si è ripreso e ha tirato sulla testa dall'appoggio dello sportello. Nonostante il comprensibile stato di shock, è riuscito a rendersi conto che quella sera, su quella piazzola, si sono materializzate le peggiori paure sue e di Antonella. Mentre sente il sangue sgorgargli copioso da sotto il mento e insieme un lancinante dolore alla parte sinistra del viso, istinto di sopravvivenza e desiderio di salvare la fidanzata, ma soprattutto il carattere forte che sempre gli è stato riconosciuto, lo aiutano a non abbandonarsi al panico. Si guarda intorno, nessuno. Potrei aprire lo sportello e scappare in mezzo ai campi. Il pensiero di salvare se stesso lo sfiora appena. Non può lasciare Antonella in balia dell'assassino. Una breve occhiata all'indietro gli restituisce l'immagine di un corpo accasciato su se stesso, privo di sensi.
Si rifiuta di pensare alla possibilità che sia morta. No, devono fuggire insieme e l'unico modo è con l'auto. Il povero, indomito ragazzo non perde tempo. Pochi secondi per tirare giù il freno a mano, girare la chiave e ingranare la retromarcia, poi sgomma, a più non posso. Subito si rende conto di quanto fatica faccia il mezzo a prendere velocità. Non ho abbassato bene il freno a mano, pensa, ma non può fermarsi né cercare la leva mentre guida. Non gli resta che continuare a premere alla disperata sul pedale. La malvagia creatura, acquattata fra i cespugli, fa appena in tempo a udire il rombo di un motore avviarsi e salire di giri. Poi vede l'auto passargli accanto. Potrebbe lasciar perdere, ormai è andata, ma il suo carattere rabbioso non è d'accordo. È una sfida a cui non può sottrarsi. Che una preda gli sfugga non rientra tra le opzioni accettabili. Con la pistola ancora in pugno la reazione è tanto istintiva quanto fulminea. Inquadra il guidatore voltato all'indietro e spara. Lo colpisce alle spalle, attraverso il finestrino, per un colpo che il giovane, sorretto dall'adrenalina, quasi non sente. L'auto prosegue, ma la velocità è bassa e l'andatura a singhiozzo. Il cacciatore di prede umane ha buon gioco nell'accostarsi al cofano e quasi salirvi sopra per sparare di nuovo, questa volta attraverso il parabrezza. Il suo bersaglio sta ancora guardando all'indietro nel disperato tentativo di orientare il muso dell'auto nella direzione di fuga. Il proiettile incontra il duro vetro stratificato, che lo frena e lo consuma, poi colpisce il ragazzo a un orecchio, senza provocargli danni mortali. Lo shock ha comunque l'effetto di fargli perdere del tutto il controllo, sia dello sterzo sia del pedale del freno. La Fiat 147 si adagia con la coda nella fossetta dall'altro lato, inclinata, i fari puntati tra asfalto e cielo. Dall'appoggio sul cruscotto il sedile del passeggero ricade pesantemente all'indietro, colpendo il corpo di Antonella e scagliandolo verso il fondo, oltre a ferirlo a una caviglia e al naso. Per qualche istante le ruote anteriori continuano a raspare il terreno, spinte da un piede che il desiderio di fuggire via ha incollato al pedale. Infine il motore si spegne, mentre il coraggioso guidatore si adagia esausto contro la spalliera. Con la sua istintiva reazione, il predatore di giovani innamorati ha sventato il tentativo di fuga. L'istinto lo guida anche nei momenti successivi, durante i quali obbedisce all'esigenza preminente di spegnere quei fari che illuminano di traverso la carreggiata e certo indurrebbero gli automobilisti in transito a fermarsi. Neppure ha fatto in tempo a sentire il motore spegnersi che già si è accosciato davanti al muso. In pochi secondi spara 3 volte, riuscendo a spegnere i fari e un fanalino di posizione. Quando sta per sparare anche al secondo però riflette. Cosa faccio? Forse non sono ancora morti e mi è rimasto un proiettile e basta. Dunque usa il calcio della pistola per infrangere la gemma, ma la plastica durissima non si rompe. Poi, mentre i pensieri gli si fanno sempre meno confusi, pensa alla luce interna e ai fanalini posteriori, i quali, addossati all'argine erboso, spandono un chiarore rossastro. Ha scelto un metodo sbagliato per far buio. Ne deve prendere atto. Scende nel fosso, accostandosi al finestrino del guidatore, quello rotto. La ragazza è accasciata dietro, priva di sensi, un foro in fronte gli fa pensare anche di vita. Il ragazzo è disteso sul sedile di guida, inclinato all'indietro, immobile, la faccia imbrattata di sangue. Sembra morto anche lui. Il feroce assassino adesso si è calmato, procede con freddezza ed effettua l'operazione cui avrebbe dovuto pensare subito, prima di esplodere 3 inutili colpi. Infila una mano dentro e gira la chiave. Tutte le luci esterne si spengono, ma quella interna no. Non è collegata al quadro, maledetta. Non vede nessun pulsante sopra lo specchietto retrovisore. Lo cerca a tentoni, inutilmente. Esasperato, assesta qualche manata alla plastica di protezione, rompendola e facendola saltar via. Ritrae la mano ferita, lasciando gocce di sangue sul vetro. Ad ogni modo la lampadina si è spenta, deve essere saltato il filamento. Adesso l'auto è tutta al buio, come voleva lui. Il pericolo che auto di passaggio si fermino si è ridotto, ma a quel punto si chiede se quel gran lavoro sia servito a qualcosa. La situazione in effetti pare compromessa. Come può estrarre il corpo della ragazza, tra l'altro molto robusta, e portarlo in mezzo ai campi con il pericolo delle auto in transito? Non ne passano molte, ma passano. Sarebbe meglio rinunciare. Un pensiero si sta facendo largo fra i tanti.
Guarda all'oggetto dei suoi desideri, di sicuro al pube deve rinunciare. L'operazione non è fattibile dentro la piccola utilitaria. Ecco allora un piano alternativo. Sporgendosi all'interno dalla portiera del passeggero, in tempi brevi può impadronirsi di un seno. Già si figura l'effetto sui giornali. Il mostro taglia un seno al posto del pube. Senz'altro lo sgomento non sarà minore. Poi chissà, potrebbe anche farlo crescere, inviando un pezzetto a uno di quei professori che chiacchierano a vanvera. Estrae dunque la chiave, gli servirà per aprire la portiera. Ma questa volta il macellaio di carne umana non riuscirà a mutilare in nessun modo la ragazza che ha ammazzato. Appena riguadagna il piano stradale, degli abbaglianti iniziano a illuminare la curva sud. Tempo pochi secondi illumineranno anche lui. La reazione è immediata, si ributta nel fosso e si stende supino. Mentre il rombo di un motore si avvicina, sente crescere la paura che gli occupanti decidano di fermarsi. A bordo potrebbe esserci chiunque, anche i carabinieri. E seppure si trattasse di qualche normale automobilista, correrebbe sempre il rischio di essere visto. Potrebbe doverlo uccidere. E se fossero più d'uno? Nella pistola gli è rimasto un colpo solo, ma c'è anche il coltello. Pensa te quanti imbecilli ci sono in giro, ha appena detto Stefano all'amico Adriano mentre alle loro spalle l'auto con i fari alti si sta allontanando. Non immagina che dentro c'è la sua ex. Dopo aver trascorso del tempo a Fornacette, i due amici hanno deciso di raggiungere il bar della Polisportiva di Baccaiano, dove sperano di trovare qualche compagno di calcio di Stefano per chiudere la serata. Anche loro passano davanti alla 147, come qualche minuto prima avevano fatto Francesco e le amiche, dalla direzione opposta. Ma la scena è differente. Adesso l'auto è di traverso, alla strada, con la coda nel fossetto laterale a destra. Questo deve aver fatto tutto da solo, commenta Stefano. Penso anch'io, chissà quando è successo, fa Adriano, sarà stato dopo cena, se no la macchina l'avrebbero già portata via. Le luci spente e nessuno all'intorno potrebbero far pensare a un incidente di qualche ora prima, ma il dubbio che dentro ci sia qualcuno si insinua tra i pensieri di entrambi i giovani, sebbene non abbiano il coraggio di dirselo. D'altra parte non è facile per nessuno affrontare lo strazio di gente ferita. Meglio raggiungere il bar e tornare indietro assieme ad altri. Proseguono. 400 metri dopo incrociano una A112. Di ritorno da una festa cittadina a Empoli, Graziano sta riaccompagnando Concetta, la fidanzata. Superato Baccaiano si sono fermati per un momento di intimità, a 1 chilometro circa dal luogo dell'aggressione, poco prima del rettilineo. Non hanno fatto neppure in tempo a mettersi comodi che hanno udito degli scoppi, come di petardi. Per l'ora già tarda, ma anche per uno strano senso di inquietudine innescato proprio da quegli scoppi, Concetta ha insistito per ripartire. Scendendo verso sud, qualche centinaio di metri e qualche decina di secondi dopo aver incrociato Stefano e Adriano, anche i fidanzati si accorgono dell'auto nella fossa. Graziano rallenta e guarda. «Non fermarti, sarà una cosa vecchia. Lascia perdere, andiamo», dice Concetta agitata. «Eppure mi è sembrato di aver visto qualcuno», ribatte lui. «È dubbioso, ma non si ferma». La coppia prosegue a velocità ridotta verso il bivio per Poppiano, mentre 2 chilometri a nord i due amici raggiungono il bar. «Te l'avevo detto, Adriano, che a quest'ora era chiuso, qui la gente va a letto presto». È vero, Stefano l'aveva previsto, però sperava che almeno sul piazzale ci fosse rimasto qualcuno. Invece niente, la delusione è grande di tutti e due, e non per il fine serata perso, a quello ormai chi ci pensa più. C'è la questione dell'auto fuori strada, c'è il dubbio che sia successo da poco, c'è il timore che ci siano dei feriti. Tornare con l'intera compagnia avrebbe risolto il problema. E ora? Andiamo a vedere l'incidente, magari c'è qualcuno dentro, chi lo sa. Stefano ridacchia quando fa la proposta, è un modo per nascondere le sue preoccupazioni. Adriano non è da meno, approva come se si trattasse di pura curiosità, ma è inquieto. Nello stesso momento anche Graziano e Concetta stanno discutendo. L'argomento è sempre quello, abbiamo fatto male a non fermarci, c'era qualcuno dentro, l'ho visto, io torno indietro. Il tono di Graziano è diventato perentorio. Concetta rinuncia a scoraggiarlo. Giunto al bivio si è reso conto che l'aver tirato di lungo rischia di tormentarlo per il resto della serata. Quel bivio non lo prende e fa inversione. La 128 precede di pochi secondi la 112. Entrambe si fermano dall'altro lato della carreggiata, rispetto all'auto fuori strada, illuminandola.
Adriano e Stefano si avvicinano al finestrino di Graziano, intento a calmare Concetta. Lui abbassa il vetro. «Cosa sarà successo?» chiede Stefano. Prima di rispondere Graziano esce. «Deve essere un incidente, ma mi sembra un po' strano. Non capisco come hanno fatto a ritrovarsi in quel modo. Chissà da quanto tempo la macchina è ferma lì». «Ma noi siamo passati di qui sarà 5 minuti e c'era. Speriamo che non ci sia nessuno», ribatte Adriano, emozionato, accingendosi ad attraversare la strada. Ha paura, ma chi non l'avrebbe? L'atmosfera è inquietante, come in tutti i luoghi bui della campagna, ma qui ancora di più, con quest'auto incidentata e dei possibili feriti. Ma più che possibili, i feriti sono sicuri, poiché i fari si riflettono su una sagoma bianca immobile. Adriano si fa coraggio e si avvicina, seguito a ruota da Stefano, entrambi con il cuore in gola. Per fortuna ci sono gli altri, il fatto li rinfranca un po'. È sempre spaventoso il luogo di un grave incidente stradale, è normale che 4 ragazzi siano preoccupati, ma qui ci deve essere qualcosa di più, lo sentono. Mentre procede, Adriano vede la macchia bianca assumere sempre più gli inquietanti contorni di una ragazza priva di sensi, accasciata sul divanetto posteriore. È proprio così. Tenta allora di azionare la maniglia del passeggero. «Non si apre, ce la sicura», dice. Poi gli arrivano le parole concitate di Stefano, che intanto si è accostato all'altra fiancata. «Questo è vivo, respira!» Gli si affianca, anche a lui, attraverso il finestrino rotto, si presenta l'immagine di un ragazzo tutto disteso sul sedile di guida inclinato, la testa all'indietro, il respiro affannoso. Non ha il tempo di guardare meglio, di capire quanto reale sia la sensazione di averlo visto muoversi, che una voce strozzata lo allarma. «Sul vetro c'è un foro, poco fa abbiamo sentito degli scoppi, sembravano come petardi», esclama Concetta impaurita. «Ma quali petardi? Qui si sono sparati», ribatte Graziano. Concetta sarebbe rimasta volentieri in macchina, ma alla fine ha preferito uscire per sentirsi più al sicuro vicino al fidanzato. I due si sono avvicinati alla 147 dal centro ed entrambi hanno posato gli occhi sul foro del parabrezza. Come non ripensare agli strani scoppi di poco prima? Quella non è la scena di un incidente stradale. Un'incontenibile sensazione di pericolo si è fatta strada nell'animo di tutti. Graziano è il più freddo, vorrebbe mettersi in mezzo alla strada per fermare qualche automobilista, ma non ne passano. Poi il buio fitto della boscaglia può ancora nascondere l'assassino, o peggio, gli assassini. Potrebbe essere il maniaco delle coppiette, la sua ragazza ne è terrorizzata, al pari di tutte le amiche. E se non fosse lui, forse è un regolamento di conti. Non conosce la coppia in macchina, non sa che si tratta di 2 giovani innamorati al pari di lui e Concetta. La paura si insinua sempre più nel profondo dei suoi pensieri e alla fine prende il sopravvento. «Ascoltate me, dividiamoci e andiamo a chiedere aiuto». La proposta di Graziano è un'ancora di salvezza alla quale tutti si aggrappano. In quel momento mancano ancora 10 anni e più alla rivoluzione dei cellulari. L'alibi morale di cercare aiuto sembra sufficiente per allontanarsi, seppure in cuor loro i ragazzi sentano che qualcuno dovrebbe attendere sul posto. Ma servirebbe troppo coraggio e anche incoscienza. Come biasimarli? La posizione delle auto determina la suddivisione dei compiti. Adriano e Stefano andranno ad avvertire i carabinieri di Montespertoli, Graziano e Concetta a chiamare l'ambulanza di Baccaiano. Tutti dunque ripartono, abbandonando la 147 e il suo tragico carico. Custodi di un orrore ancora incombente, buio e silenzio riprendono il sopravvento. «Aiutateci, vi prego, siamo qui, fate venire un'ambulanza, chiamate la polizia». Questo e altro avrebbe voluto gridare Paolo fin dal momento in cui ha sentito i motori spegnersi, le portiere sbattere e soprattutto le persone commentare. Ma le tante parole in partenza dalla sua corteccia cerebrale indenne non gli escono dalla bocca, invece ferita e piena di sangue. Ma pazienza, se non riesce a parlare. In mezzo allo strazio delle carni una sensazione di felicità si è fatta strada nel suo animo di guerriero irriducibile. Ha lottato come un leone contro lo spietato assassino che voleva rubargli la vita. Forse adesso il suo coraggio sta per ricevere il giusto compenso. La salvezza per lui e Antonella. Ma ci mette poco a capire che all'intorno ci sono soltanto dei giovani spaventati. Vive il loro terrore quando si accorgono del parabrezza forato da un proiettile e parlano di regolamento di conti. «È il mostro, ci ha sparato lui, no, non andate via tutti, qualcuno rimanga, vi prego», urla il povero ragazzo sfortunato dentro la sua testa.
Se le parole non gli escono, cerca almeno di muoversi e un po' vi riesce, ma non ce la fa a tirarsi su, non ce la fa ad attaccarsi al clacson per farlo gridare in sua vece. Così la speranza di non rimanere soli se ne va, assieme al fracasso di 4 portiere che sbattono, al rombo dei motori che si allontanano, al buio e al silenzio che riprendono il sopravvento. Minacciosi, spaventosi. Il ritorno improvviso alla paura dell'ignoto stenderebbe chiunque, ma non Paolo. Che fare nell'attesa dei soccorsi che arriveranno, prima o poi arriveranno, devono arrivare? Non si perde d'animo il povero ragazzo per il sangue che gli ha inondato la pelle e inzuppato la camicia, neppure per i dolori alla spalla, al volto e alla testa, pulsanti, lancinanti. Si gira per quanto può verso Antonella. Intravede ancora una volta l'immagine di una sagoma inerte. «Come stai, amore? Tranquilla, tra poco verranno a prenderci», vorrebbe dirle. E nella sua testa per un po' lo fa. Intanto gli cresce il dubbio se sia ancora viva e decide, senza esitazioni, com'è nel suo carattere. A prezzo di sforzi enormi, Paolo si gira bocconi. Poi, aiutato dall'inclinazione del mezzo, inizia un penoso viaggio verso Antonella. Centimetro dopo centimetro, costola dopo costola. Il dolore è quasi insopportabile, ma lui è forte, di fisico e di carattere, e prosegue. I sogni suoi di Antonella non possono finire lì, in quello stupido fossato di quella stupida strada, dove non avrebbe dovuto mai fermarsi. Gli vengono in aiuto le immagini del padre, che nell'ultimo gennaio lo ha lasciato per sempre, e della madre, già provata dalla perdita del marito e che immagina commuoversi mentre lo guarda avvicinarsi all'altare. Ma lo spinge soprattutto il pensiero della fidanzata, dei 1000 progetti discussi assieme, della casa da arredare, dei figli che verranno, delle tante gioie e delle tante preoccupazioni di una vita intera. Poi tocca la seduta del divanetto, in qualche modo vi si aggrappa e si tira ancora più avanti. Quando le gambe trovano un solido appoggio, con un ultimo sforzo vi fa perno, riuscendo a mettersi seduto. La sofferenza è stata indicibile, lungo ogni centimetro dell'infinito percorso, ma ne è valsa la pena. Adesso è accanto a Antonella, finalmente sono ancora insieme. Le accosto, le prende le mani, cerca di scuoterla, 1, 2, tante volte, ma lei è insensibile a qualsiasi richiamo. Dal suo nascondiglio, diversi metri all'interno del campo, il malvagio predatore di fidanzati ha visto e sentito tutto, capendo fin dall'inizio che a fermarsi sono stati dei giovani pieni di paura e voglia di andarsene. Ha deciso di aspettare la loro partenza, anche perché ha l'auto dall'altro lato, quindi deve attraversare la strada e rischia di essere visto, ma soprattutto gli rimane qualcosa da fare. Si rende conto di aver tenuto le chiavi della 147 serrate in una mano per tutto il tempo che se ne stava nascosto. Ormai ha capito che non gli serviranno più, di conseguenza le abbandona tra l'erba. Intanto il traffico sulla provinciale continua, sporadico ma costante. Lascia sfilare diversi veicoli fino a quando non vede il rettilineo sgombro. A quel punto, torcia da una parte e pistola dall'altra, inizia a spostarsi verso l'auto. Raggiunge il finestrino del passeggero e illumina l'abitacolo. Per alcuni istanti osserva il ragazzo seduto dietro, mentre sta accarezzando la fidanzata incosciente. Non prova alcuna pietà, non ha nessun rimorso al pensiero che sta per cancellargli la giovinezza, la maturità, la vecchiaia, tutta la vita, insomma. Tantomeno gli dispiace per i figli che non nasceranno, che non andranno a scuola, che non diventeranno grandi e che non metteranno al mondo altri figli. Pensa soltanto alla delusione di una serata andata storta, agli sciagurati propositi di affermare se stesso, in parte falliti per la ribellione del ragazzo. O forse non pensa, forse è soltanto il sortilegio di una pistola che mai avrebbe dovuto incontrare a spingere la sua mano dentro l'abitacolo. Qualche secondo prima Paolo ha visto il bagliore di una luce, ma non ha sentito motori, e ha compreso. L'incubo che aveva sperato scomparso si materializza di nuovo davanti ai suoi occhi, stanchi, ormai rassegnati. Attraverso il finestrino rotto la canna di una pistola lo sta inquadrando, minacciosa, impietosa. È la fine. Per sentirsi tutt'uno con la compagna della sua breve vita anche in questo momento fatale, volta la testa e la guarda. L'ultimo dei 9 proiettili di quella tragica serata lo colpisce a una tempia, devastandogli l'encefalo.